Oggi vi racconterò cosa si studia realmente durante il corso di laurea triennale in psicologia. So che molti di voi si stanno chiedendo se iscriversi o meno a psicologia e sono curiosi di sapere quali sono concretamente gli insegnamenti e le materie che si affrontano. Ebbene, in questo video vi svelo ogni segreto e vi racconto in dettaglio il piano di studi tipico di psicologia anno per anno. Non vi resta quindi che mettervi comodi e prepararvi a scoprire se psicologia fa per voi oppure no. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Partiamo dal primo anno. Allora, innanzitutto voglio precisare che io la triennale l'ho svolta all'Università di Firenze e quindi prenderò ad esempio il mio corso di studi. È molto probabile però che soprattutto i primi 2 anni siano molto simili anche per le altre università. Spesso i corsi del primo anno vengono detti propedeutici, ovvero sono dei corsi che è obbligatorio superare per poter poi dare gli esami del corso. Spesso il primo anno abbiamo delle materie di base come psicologia generale, in cui si studiano i vari aspetti della psicologia, la storia, gli autori e le correnti principali, per poi entrare più nel dettaglio di fenomeni come l'attenzione, la memoria, l'apprendimento, eccetera. Poi abbiamo psicologia dello sviluppo, in cui si va a studiare lo sviluppo fisico e psichico di una persona dall'infanzia fino all'invecchiamento. Materie come fondamenti anatomici e fisiologici dell'attività fisica, materia piuttosto difficile dove si entra letteralmente all'interno del cervello per vedere come funziona, quindi le sinapsi, i recettori, i neurotrasmettitori, le varie aree e tanto altro. Vi sono poi materie come psicometria, ovvero quella scienza che si occupa della teoria e della tecnica della misurazione in psicologia. Non voglio spaventarvi, ma questo potrebbe essere uno degli esami più difficili del primo anno. A queste materie di base poi se ne aggiungono altre che possono variare da università a università. Nel mio caso avevamo materie come sociologia o storia culturale. Superato il primo anno poi si entra nell'anno centrale in cui spesso vi sono materie un pochino più interessanti e specifiche. Vediamole insieme. Nel mio caso al secondo anno avevamo queste materie, statistica e teorie tecniche dei test. Sono materie piuttosto difficili ma che ho trovato molto interessanti e anche se possono sembrare scollegate con la psicologia, scoprirete che in realtà sono molto utili e importanti. Vi sono materie come psicologia dinamica, in questa materia si studiano approfonditamente il pensiero di autori classici come Freud o Jung e altri autori della corrente psicoanalitica e psicodinamica. Vi possono essere materie incentrate sulla psicopatologia, quindi materie che affrontano tutte le possibili psicopatologie, oppure psicologia del lavoro, in questo caso si vanno a studiare gli aspetti della psicologia delle organizzazioni, quella branca della psicologia che sta sempre di più prendendo piede nelle organizzazioni di tutto il mondo. Oppure materie come psicologia dell'educazione. Questa materia entra nel vivo della psicologia della scuola. Si analizzano quindi i metodi e le tecniche di apprendimento, di insegnamento e di studio. In questo anno possono anche essere inclusi corsi quali informatica e inglese che sono obbligatori in tutte le università. Di solito poi nel secondo e nel terzo anno non sono presenti materie propedeutiche. Vediamo ora l'ultimo anno, che nel caso dell'Università di Firenze si articola in 4 indirizzi: psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo e psicologia dei processi cognitivi. Ognuno di questi indirizzi ha esami specifici e alcuni in comune con gli altri. Come detto, a Firenze al terzo anno è obbligatorio scegliere uno di questi 4 indirizzi. Vi farò quindi una breve panoramica delle materie presenti in ciascuno di essi. Partiamo dal corso di psicologia clinica. In questo caso troviamo materie come psicologia clinica, metodi di indagine in psicologia clinica, psicologia dei gruppi e psicologia degli atteggiamenti. Per quanto riguarda invece l'indirizzo di psicologia sociale, troviamo psicologia dei gruppi, psicologia ambientale, psicologia della formazione e psicologia del career counseling. Vediamo ora invece il corso di psicologia dello sviluppo. Questo indirizzo prevede materie come psicologia dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età adulta, psicologia della disabilità nello sviluppo e psicologia clinica. Infine, per quanto riguarda il corso di psicologia dei processi cognitivi, troviamo materie come psicologia del sonno, psicologia fisiologica, psicofisiologia della percezione, psicologia cognitiva e psicologia dell'attenzione. Come avete visto, il percorso formativo è molto articolato e tocca tantissimi ambiti, dalla psicologia generale a quella clinica, dalla psicologia sociale e del lavoro alle neuroscienze. Avrete anche dei crediti, molto probabilmente, per scegliere delle materie che possano anche essere di altre facoltà, basta che siano però attinenti col piano di studio. Spero che questo video vi sia stato utile per capire meglio cosa effettivamente si studia e quali sono le materie principali. Se siete ancora indecisi se iscrivervi o meno, vi consiglio di informarvi bene presso un'università di interesse e di valutare se gli argomenti trattati fanno per voi oppure no. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo piano di studi e se siete anche voi intenzionati ad iscrivervi alla Triennale di Firenze o se avete dato un'occhiata ad altre università e trovate qualche collegamento con le materie proposte da Firenze. Cari amici, questo video termina qui. Spero sia stato di vostro gradimento e sia stato anche per voi utile. Fatemelo sapere qua sotto con un like, un commento e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere le prossime uscite. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!